forte, un po' piccante, io mi sono un bel po' di piccante. Che bontà. Cari gentili dolcini, oggi andiamo a fare una cosa abbastanza semplice. Prima di tutto cercherò di facilitare l'impresa facendone un pezzettino piccolino, praticamente un pezzettino di avista, semplicissima, che andiamo a stagionare, ok? Vi chiedo la gentilezza di mettermi il mi piace, di iscrivervi al canale. È importante perché sto facendo un sacco di ricette eccezionali e voi ve le perdete. Se voi non vi segnate ve le perdete, tutto qui. Comunque sia, andiamo a cominciare con gli ingredienti. Ecco la nostra lonza, diciamo, ora è un'arista ma diventerà una lonza stagionata. Sono andato a rifilarla, ho cercato di dargli, io ho levato anche la parte sotto della cotenna, ma perché questa la potevo anche lasciare in verità. Ho bisogno che mi maturi in 15 giorni questa qui, per un discorso di camera, di onor di camera, di fare velocemente. Ho fatto qui un composto che vi scriverò, comunque sale grosso, sale fino, zucchero, pepe e un pochino di droga, quella per norcino, che in questo caso è droga torino. Praticamente ok, ce la mettiamo dentro. Io vado su grosse quantità, questo pezzettino piccolino ce lo lascio 24 ore, ok? E in queste 24 ore l'andrò parecchie volte a girare, massaggiare, a levare il liquido e farò anche questo giochetto per fare uscire i suoi liquidi, lo andrò a bucare. Voilà, così ci aggiorniamo. Niente, fra 24 ore ci aggiorniamo. Sono passate 30 ore e questo pezzo qui facciamo così, un goccino di vino e lo sciacquiamo. Voilà. Ok, perfetto. Ora passiamo alla concia. Ora lo conciamo bene, non male. Ok, vi scriverò come faccio di solito nel menu tutto quanto, e a volte mi chiedono ma mettici le quantità. Signori e signore, le quantità decidetele voi a vostro gusto. Io vado in giardino, prendo un po' di rosmarino, prendo uno spicchio d'aglio e a mio gusto va bene. Come faccio a scriverci 10 grammi di pepe o via discorrendo? In questo caso qui andate voi, anche perché voi scegliete le vostre spezie, più o meno, mi sembra anche giusto così. Qua ci vuole un po' di creatività. Ok, io ho già preso una fonda media, l'ho lavata bene bene bene, l'ho lasciata un quarto d'ora, diciamo così, nell'acqua con un po' di aceto, acqua calda e aceto. Benissimo. La nostra fonda media, che ho fatto già il calcolo giusto. Ok, ci andava bene dentro, perfetto. Mettiamo anche fuori, facciamo anche così.
fatela aderire bene bene bene, più che potete. Sì, l'ho tagliata anche un po' più lunga, ho sbagliato. Ok, il pizzicotto qui sopra, ricordatevi, così non cadrà. Voilà. La parte in eccesso andiamo a togliere, non la buttate via, che questa qui è buona, ma si rilava, si risciacqua sotto l'acqua calda e si rimette sotto sale. Ok, ora vi rifaccio una legata. Qua bisogna stringerla bene bene, così almeno tutti i suoi sapori rimarranno strizzati, se no prende aria. Ok, voilà. Continuiamo. Io ci potrei anche mettere una rete di quelle elastiche dopo questo qui, ma non tutti ce l'hanno, ve l'ho detto in altri video, sto cercando di adeguarmi a quello che voi trovate a casa, però se voi avete anche una rete mettetecela. Ok, prendo i due lembi, voilà, via, e ora raccattiamo. E ora cosa facciamo? La lasciamo 48 ore vicino alla fonte di calore. Guardate, la lascerò qua giù 48 ore. Ci metto anche uno spaghetto qua, perché qui c'è un po', ho visto che c'è un pochino troppo aria, vedete qui? Allora metterò anche lì uno. Ok, ho messo lo spago anche qua, e ora mi scordavo di bucarla bene 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 bene, perché è importante che ora l'aria fuoriesca, perché altrimenti l'aria la sciuperà. Io l'ho fatta così piccolina in onor di camera, ma voi la potreste fare molto più grossa. Ovviamente più grossa è e più ci vorrà del tempo. Ok, tutto così almeno la buco e le sue spezie entrano dentro. Importante questa operazione qui. Oh, si è asciugata tutta, guardate, non c'è più un goccio d'aria. Guardate qui, perfetta. E ora ritorniamo a noi. 48 ore vicino alla fonte di calore. In questo caso c'è un termosifone, se voi avete un camino, quello che vi pare. Ok, dopo 48 ore questa qui deve passare in una cantina. Una cantina, quella che ho io, diciamo che ho operato io, che sto operando io, è sui degli 8 ai 12 gradi con 70-80% di umidità, una cosa simile. Ok? Ci aggiorniamo. Andiamo, voilà, ok, benissimo, un po', perfetto, questo sapore ok, buono, sapore forte, un po' piccante, io ho messo un bel po' di piccante. Che bontà. Ora questo qui è un po' ancora morbidino,
lo lascio semplicemente un'altra settimana, ci metto qui un po' di pepe, o lo lascio un'altra settimana, però come potete vedere è perfetto, anche contro luce. Ok, ricordatevi, mettetemi like, seguitemi, bim campanellina, rimaniamo in contatto perché sto facendo un sacco di cose buone, specialmente per voi, e tutte cose vecchio stile, tutte cose come Dio comanda. Seguitemi, rimaniamo in contatto. C'è un esempio, no? Io ci ho messo un po' di pepe, lo rimetto un'altra volta a stagionare qualche giorno. Attenzione, andava bene anche così, perché era strabuono. Però se qualcuno è più pignolo dice no, ma a me piace, benissimo, un pochino di pepe, ok, perfetto, rimane, e lo riappendete e via.